Ebbene sì, siamo giunti alla 25esima e ultima lezione. Oggi ci occuperemo di fidelizzazione del cliente nel medio-lungo termine, capiremo come la fiducia reciproca costruita in ogni visita ha costruito veramente quella base, quel basamento che è la relazione che abbiamo con il nostro cliente e con i nostri clienti nel loro insieme, che è un pochettino quello su cui possiamo poggiare ogni volta che affrontiamo una nuova sfida. Oggi ci occuperemo anche di un'altra cosa che confluisce nella fidelizzazione del cliente e che è il problem solving. Quando si manifesta un problema con un cliente per responsabilità nostra o di qualcun altro, è sempre un momento percepito con criticità. Ti propongo questo modellino che ho sviluppato e che uso da tanto tempo, lo trovo davvero efficace, quindi se ti piace e ti capiterà di usarlo, fammi sapere cosa ne pensi e come ti trovi. Venendo quindi alle slide e parlando di fidelizzazione, mi metto gli occhiali, cercherò di dimostrarti come la fidelizzazione davvero riduce lo sforzo di quello che è il nostro lavoro. Infatti quando noi incontriamo il cliente per la prima volta o le prime volte, c'è una relazione di estraneità, no? Non ci conosciamo e di conseguenza non possiamo avere né stima né fiducia l'uno nell'altro. E prima di tutto questo, in realtà, si può creare una simpatia, no? Tra noi e il cliente. Quindi a un certo punto, prima o poi, auspicabilmente, il cliente decide di fare questo test, no? Che è un anticipo di fiducia, ci fa il famoso primo ordine. Questo può succedere subito, può succedere dopo un po' di tempo. Con i clienti fedeli, con i clienti che quindi sono fedeli a qualche altro fornitore, nostro competitor, questo primo ordine potrebbe arrivare dopo molto tempo e potrà sembrarti che è una gran fatica lavorare con questo cliente. I motivi per cui ti ho detto qualche volta di non rinunciare a visitare subito un cliente che non ti ordina subito sono questi, e che noi all'inizio non sappiamo se il cliente non ordina perché non gli interessa quello che abbiamo o gli interessa però gli dispiace cambiare fornitore perché di natura è un cliente fedele. Di conseguenza ci sono molti clienti, talvolta si dimostrano veramente i migliori clienti, fedeli appunto, che per riuscire a conquistarli, riuscire a fare il primo ordine ci può volere tanto tempo, ma tutto questo tempo va investito perché lo stiamo investendo su quelli che un giorno saranno i nostri clienti fedeli. Altro aspetto che prima o poi nascono dei problemi, no? C'è una consegna sbagliata, c'è un malinteso, quello che vuoi. Eh, il problema è sempre un qualcosa visto con grande timore, no, dal venditore. In realtà questo è secondo me uno sbaglio perché il problema con il cliente è la migliore opportunità che abbiamo per dimostrare che siamo veramente capaci, per dimostrare veramente quali sono le nostre abilità. Di conseguenza, vedremo poi nella slide successiva il modello che ti ho anticipato di problem solving, vedi il problema come davvero un'opportunità di dimostrare quanto sei bravo. In base a quello il cliente inizierà veramente a fare uno step ulteriore di fiducia e di stima nei tuoi confronti. Quindi, ecco appunto, dicevamo, la fiducia nasce proprio da questa capacità di sapere affrontare e risolvere il problema, dimostrando al nostro cliente il nostro reale valore. Quindi il tempo investito nel risolvere un problema ci guadagnerà la fiducia del cliente soddisfatto. Ora il punto è come riuscire a risolvere un problema. Io per questa cosa mi appoggio ancora al modellino che abbiamo visto del Prism Brain Mapping, quella classificazione, no? Del analitico, direttivo, empatico e creativo. No? E il suggerimento che ti do è di riuscire a svolgere e sviluppare una tua evoluzione durante il processo di problem solving, passando attraverso tre fasi soprattutto di questo modello. No? Il passaggio in questi tre diversi approcci, in queste tre diverse modalità, ti aiuterà ad avere l'atteggiamento corretto per guidare il cliente dove poi anche lui ha bisogno di arrivare, cioè la soluzione a un certo punto di questo problema.
Nel problem solving quindi abbiamo due interlocutori, il cliente e noi, e due stati, no? Lo stato del cliente sarà uno stato arrabbiato, no? Presumibilmente, e il nostro stato, no? Di venditore. E poi c'è uno spazio che è comunque uno spazio negoziale, no? Che si frappone fra noi e il cliente. Quindi il cliente in questo processo del problem solving arriverà furioso, arrabbiato, ci presenterà il reclamo, no? E si vorrà essenzialmente sfogare un pochettino, e questo fa un po' parte del gioco delle parti, no? Il cliente ha subito a suo dire un torto ed è normale che si voglia sfogare di questa cosa qui, ok? Qual è lo stato più intelligente con cui il venditore può affrontare questo sfogo? Ma sicuramente quello empatico, sei d'accordo? Riuscire ad ascoltare attivamente, con pazienza e attivamente, come direbbe Carl Rogers, e aiuta il cliente non solo a sfogarsi, ma a sentirsi anche un po' compreso, no? Bene, la fase che ti propongo, in cui ti propongo di migrare successivamente, è quella di passare da uno stato empatico a uno stato analitico, quello della persona analitica, che è una persona molto orientata a comprendere, no? Con l'ausilio dei dati o no, ma anche nel processo del problem solving avere questo tipo di approccio di voler comprendere e quindi fare domande anche per appurare i fatti, distinguere i fatti dall'emozionalità del cliente, no? Delle volte determinati fatti fanno arrabbiare il cliente, quindi se c'è un problema e poi il cliente ci aggiunge la sua emotività e la sua arrabbiatura, e quel problema non fa che gonfiarsi, no? Ulteriormente. Quindi un approccio analitico ti aiuterà proprio a stabilire, no? Le priorità, a distinguere i fatti dalle opinioni, che è importante, e aiuterà il cliente a mettere anche lui a fuoco e a capire che si sta relazionando con una persona che vuole risolvergli il problema, no? Che è anche il suo obiettivo. E quindi lui a sua volta in ascolto, insomma, risponderà alle domande chiarendo i vari fatti. L'ultimo passaggio che ti propongo, l'ultima trasformazione, è quella da appunto analitico a direttivo, cioè una volta che hai appurato un pochettino tutto quanto, assumi la capacità individuata quale può essere la soluzione al problema, sentiti con l'azienda, col tuo area manager, col responsabile o chi altri, per appurare che la cosa che vedi come soluzione sia percorribile anche per l'azienda, ok? Quando hai fatto tutto questo, impara a essere direttivo un pochettino col cliente, facendogli capire che in realtà quello che stai proponendo come soluzione, no? Che può essere una negoziazione, no? Tra quello che vorrebbe il cliente, che delle volte no, vuole una cosa che non gli si può dare, no? E quello che l'azienda è in grado di dare appunto al cliente. Quindi con un approccio un pochettino direttivo per te sarà più semplice, dopo aver dimostrato, no, tutta la voglia di capire, di ascoltare e aver messo insieme un po' le componenti di quello che c'è in ballo. Questo approccio direttivo ti aiuterà un pochettino a guidare il cliente e a fargli capire che insomma alla fine se il problema lo vogliamo risolvere, quella è la soluzione, quella o quell'altra, insomma, no? Ecco, io questo approccio con questi processi che dovrebbero auspicabilmente terminare con il cliente che appunto che appura che la soluzione che stai proponendo, che l'azienda ha accettato, è per lui soddisfacente. Questo modellino che ti propongo penso che sia uno strumento in più utile. Poi dammi feedback di come ti trovi, di cosa ne pensi, di se lo stai usando o che risultati stai avendo. Eccoci qui, siamo davvero alla fine. Consentimi prima di tutto di farti i miei complimenti
perché arrivare fino in fondo di questo percorso non penso che sia stata una passeggiata di salute. Quindi complimenti per determinazione, forza di volontà, abnegazione. Relativamente al quarto e quinto modulo su consultrainer.com trovi dei case study che ho studiato proprio per consentirti di mettere in pratica le cose che abbiamo fatto in teoria, e ti faccio anche una proposta. Se hai completato tutto questo lavoro sugli esercizi che ti ho proposto e sei riuscito a costruire i tuoi cruscotti e il materiale che continuerai a utilizzare ogni giorno, se ti fa piacere condividere questo con me, hai individuato delle esigenze specifiche su cui vuoi lavorare, ci sono dei dubbi riguardo a quello che abbiamo studiato insieme, oppure ti fa piacere affrontare un aspetto personale, visto che sai che sono anche un coach certificato ICTF, ovvero ricevere una consulenza sul tuo settore, il momento di carriera che stai vivendo, prenota un'ora direttamente con me, costruiamo un piano personalizzato di sviluppo su quelle che ritieni siano le tue esigenze fondamentali. Sarà un piacere chiudere insieme questo tratto di strada con un momento che penso che possa essere un'ulteriore crescita. In bocca al lupo per tutto e a presto. Ciao.